Mm-mm. Ah! Oggi vado a fare una ricetta che mi hanno suggerito. Mi hanno suggerito tra i vari commenti, mi hanno suggerito, ma perché non fai il frigione o il frison? Pronuncia, non lo so se è assolutamente corretta. Io onestamente questa ricetta non la conoscevo, siamo andati a vedere, abbiamo guardato, effettivamente abbiamo detto, accidenti, è semplice, ma deve essere davvero squisita. E quindi abbiamo deciso di farla. Il risultato è stato ottimo e allora ve la riproponiamo. Cominciamo! Affettare le cipolle in modo abbastanza grossolano. Un giro d'olio in una casseruola e metto le cipolle. Ora le facciamo rosolare per qualche minuto. Allora, mentre le cipolle stanno rosolando, andiamo a scottare nell'acqua questi pomodori per togliere la pelle. Per farlo come si fa? Una semplice incisione sopra, non dovete andare troppo in fondo, proprio un'incisione, e poi si tuffano nell'acqua bollente. Bastano 30 secondi, un minuto, ma proprio a dirla grassa, Quando si separa leggermente dove abbiamo fatto le incisioni, si possono togliere i pomodori e si mettono nell'acqua fredda. In questo caso ho messo anche del ghiaccio, così si accelera sicuramente. L'operazione è decisamente semplice, si prende un lembo e si tira verso il centro, così. Si aggiunge l'acqua alle cipolle e si dà anche una leggera salatina. Perché salare ora? Perché così si fa tirare fuori tutto il liquido alle cipolle che devono stufare molto bene. Quindi non salate eccessivamente, ma un pochino salate. Si copre, si tiene la fiamma, diciamo, medio-bassa e ora si fanno cucinare per una ventina di minuti. Ritorniamo ai pomodori. Abbiamo tolto le bucce esterne e ora andiamo a togliere l'acqua di vegetazione, i semi e l'acqua di vegetazione. Ora questi pomodori si vanno a fare in 4, quindi si fanno dei pezzetti di queste dimensioni qui. Opla! Allora, le cipolle hanno cotto una ventina di minuti, c'è ancora e ci deve essere del liquido. Ora si aggiunge il pomodoro, un cucchiaino di zucchero e un pizzico di fiocchi di peperoncino, ma questi assolutamente sono facoltativi, se non volete non metteteli. Si copre, sempre a fuoco basso, si porta avanti la cottura per almeno una mezz'oretta, ci vediamo fra un pochino. Ci siamo, ecco qua. Ora voi direte, ma tutta questa ricetta per una cosa così semplice? Sì, Francesca, bolognese, che lavora con noi, mi dice che loro lo usano principalmente come contorno, contorna carne e tutto, ma si mangia anche su un crostino. Io così lo mangio. Ora è vero che la temperatura sarà fusione, però mamma mia, poi il mio amore per le cipolle è incredibile. Un pochino di sughettino sopra. Non posso farne a meno di assaggiare il frigione. Vado? Ho un po' paura, devo dire la verità. Sono leggermente vile stamattina. Ah!
Vuoi sapere la verità? È buonissimo, ma c'ho le lacrime agli occhi. Mm. Mhm. Hai ragione Francesca, nel senso che questo è sicuramente fantastico come contorno e come accompagnamento, ma secondo me quando lo farete vi innamorerete e lo farete proprio come antipasto per mettere così a tavola con un po' di pane bruschettato, fantastico. Il frigione bolognese, fantastico. Ma mangio anche questo, Ho paura, però è di una bontà fuori dal mondo. La prossima? Oh.